Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale. In questo video voglio parlarvi del mezzo con cui praticamente ho esplorato tutta l'Europa. Come sapete, nel mio canale propongo video di viaggi in moto e ho scoperto la passione della moto soltanto 2 anni fa. Prima ho viaggiato molto in aereo e ho visitato quasi tutti gli stati dell'Europa continentale con un van, con questo nello specifico, e sono stato in Australia sempre con un van per 6 mesi. Quindi per me, insieme alla moto, un furgone camperizzato è l'essenza della libertà. Adesso ti faccio vedere il mio mezzo, la motorizzazione, come è composto, cosa dentro e in che maniera io sono totalmente autonomo. Allora, questo qua è un Volkswagen California T4 del 1997. Il motore è un turbo diesel da 102 cavalli e pesa 2 tonnellate e mezzo, quindi non proprio pochissimo. La Volkswagen ha fatto varie motorizzazioni per questo modello T4 California, però a detta di tutti gli esperti del settore degli appassionati, la motorizzazione turbo diesel con 102 cavalli è la più robusta in assoluto. Questo mezzo qui ha più di 400.000 km, io ce ne ho fatti personalmente più di 180.000, non ho mai avuto problemi al motore. Questo non vuol dire che non ho mai fatto manutenzione, anzi la manutenzione è stata fatta. Ad esempio ho cambiato il motorino di avviamento, ho cambiato la frizione, sono tutte parti comunque soggette ad usura, ma comunque non mi ha mai lasciato a piedi. Mai. Qui dentro io posso cucinare, possono dormire fino a 4 persone, non c'è il bagno, argomento che affronteremo alla fine del video, che è la domanda che fa qualsiasi italiano, ma il bagno, e vi dirò come gestisco questa parte che per molti è una parte un po' delicata del viaggio. Allora, parliamo prima della parte energetica, come l'energia funziona all'interno di questo furgone, come vengono alimentati i servizi. Poi parleremo di come si cucina e come si conserva il cibo all'interno di questo furgone. Parte finale, dove si dorme, come si dorme e appunto come si gestiscono i bisogni. Iniziamo dalla parte energetica. Questo furgone ha al suo interno di serie 2 batterie. Una batteria esclusivamente per il motore e un'altra batteria da 40 kg che funziona esclusivamente per i servizi. Per servizi intendo le luci interne dell'abitacolo nella parte dove si dorme e si mangia e il frigorifero. Naturalmente entrambe le batterie sono collegate alla dinamo del motore, quindi si ricaricano in movimento. La batteria dei servizi ha un'autonomia, se il furgone è fermo, di circa 2 giorni per far funzionare il frigo. Naturalmente parlo quando fuori ci sono 30-35 gradi. Quando fuori è freddo, naturalmente la batteria dei servizi dura di più perché il frigo consuma meno. Tuttavia, quando sono in giro ho bisogno di caricare tutti i miei device, l'iPad, le batterie delle telecamere, della macchina fotografica e utilizzare il computer per molte ore. Quindi, visto che non posso utilizzare le batterie interne del furgone, mi sono dotato di un dispositivo fantastico. Infatti mi porto dietro una piccola centrale elettrica, nello specifico questa qui che si chiama EcoFlow River 2, e adesso vi spiego un po' le caratteristiche e di tutti i modi in cui la uso e in cui si ricarica. Allora, innanzitutto la qualità costruttiva e il peso. Qualità costruttiva ottima, molto robusta, pesa 7,8 kg ed è fatta per essere ricaricata o con la 230 di casa, e in quel caso lì si ricarica in 70 minuti, quindi è velocissima, da 0 al 100% in soli 70 minuti, oppure puoi ricaricarla con l'accendisigari della macchina, in quel caso il tempo di ricarica è più lento e siamo a 8,5 ore, e possiamo persino ricaricarla con la USB-C, in quel caso il tempo di ricarica è di 9 ore. Poi naturalmente c'è l'opzione più interessante, cioè la ricarica con pannelli solari, energia pulita e gratis. In quel caso, a seconda di quanto è potente il sole, il tempo di ricarica da 0 a 100 può variare dalle 4 alle 8 ore. E ecco qua il pannello, super intuitivo. Questa ruota, diciamo, gira, capiamo che sta caricando. La batteria al momento è al 40%. C'è un input da parte dei pannelli solari di 138-139 watt e ci mette 3 ore per arrivare a carica completa in queste condizioni. Ecco, sfruttare l'energia solare e i pannelli per ricaricare una batteria ed essere completamente autonomi, per me è una roba veramente fantastica per la sua portabilità. Insomma, se pensate alla tecnologia che c'era prima, in cui i pannelli solari sul tetto e tutte quelle robe che c'erano dietro, adesso una cosa del genere ci permette veramente di essere energeticamente indipendenti. Poi la batteria è incredibile, pensate che è garantita per 3000 cicli di vita con capacità superiore all'80%, vuol dire che per più di 9 anni, 6 volte a settimana potete caricarla e scaricarla completamente e ancora avete più dell'80% della capacità della batteria. Ora vi faccio vedere, per esempio adesso una classica situazione: ho messo a caricare 4
4 cose insieme. Ho messo a caricare il mio telefono, questo qui, poi ho messo a caricare l'iPad, qui ho messo a caricare il computer e qua ho messo a caricare le batterie del drone. Qui praticamente ci sono 3 porte USB-A, che è quella classica che abbiamo sempre, e una porta USB-C, questa qui che può essere sia da input per ricaricare sia da output appunto per ricaricare qualcosa. Poi qui sotto ci sono 3 prese, chiaramente con corrente alternata, che posso attivare o disattivare da questo pulsante qua. Ci sono le istruzioni in italiano che spiegano tutte le varie funzioni della batteria, ma è comunque tutto molto intuitivo. Per esempio qui abbiamo il pannello, ci dice semplicemente col colpo d'occhio quanta percentuale della batteria c'è rimasta, in questo caso il 41%, quanto è rimasto di carica della batteria in termini di ore, in questo caso qua appunto sono rimaste circa 3 ore, e qui sulla destra abbiamo l'input nel caso io lo stessi ricaricando con i pannelli solari o con qualsiasi altra fonte di energia che vi ho elencato prima, e qui l'output, adesso per esempio ci sono 80 watt. Poi la cosa comoda è che ha anche un'applicazione, questa qui praticamente si connette col Bluetooth alla stazione, quindi io posso da cellulare vedere tranquillamente tutti i parametri della batteria, quindi qua mi fa vedere appunto il tempo disponibile ancora, se c'è qualche ingresso, l'uscita di quant'è, il solare, posso vedere esattamente tutti i parametri vitali della batteria direttamente dal telefono. Invece per quanto riguarda lo chassis, diciamo la qualità costruttiva, qua c'è una comoda maniglia appunto per trasportarla, veramente pratica. Qui c'è una ventola, dall'altro lato la stessa ventola appunto per permettere il raffreddamento della batteria, e qui dietro abbiamo proprio i diversi tipi di input che possiamo mettere della rete elettrica o dei pannelli. Ecco, questo è l'utilizzo che ne faccio io on the road. Poi EcoFlow fa delle batterie anche con capacità maggiore, però già questa qui può alimentare l'80% degli elettrodomestici, quindi se uno ha una baita o un garage dove non c'è elettricità, questa qua è perfetta secondo me. Considerate che con questa e con internet praticamente io posso lavorare ovunque. Internet posso fare dal router col telefono, oppure addirittura mi prendo Starlink di Elon Musk, mi metto l'antenna sul tetto e posso lavorare anche a 3000 metri in cima all'adamello. Bene, ora lasciamo la batteria a ricaricare la mia attrezzatura e vi faccio vedere ancora le magie del mio furgone. Ora che abbiamo parlato della parte energetica, vi faccio vedere invece come se magna. Allora, qui dietro di me si apre questo pannello, appunto, qua ci sono 2 fuochi alimentati a gas e qui c'è l'acqua praticamente per lavare i piatti, e c'è un lavandino che può essere utilizzato. Naturalmente c'è una pompa interna che fa circolare l'acqua, quindi appena apro esce l'acqua a pressione. Qui considerate che è stato tutto studiato nel minimo dettaglio. Per esempio, un particolare: quando tu lavi i piatti abbassi questa copertura in metallo, che così puoi appoggiare i piatti qua sopra, che c'è una scanalatura appunto che fa defluire l'acqua direttamente verso il lavandino. Invece qui dietro c'è il pannello con la bombola del gas, questa serve esclusivamente per alimentare quei 2 fuochi. Non so se siete mai stati in campeggio, quindi potete capire dalle dimensioni che questa qua ha una durata veramente mostruosa, parliamo di quasi anni praticamente. E ricaricare una bombola al gas così, dandogli indietro il vuoto, costa 5 euro, quindi siamo al top. Poi c'è questa ditta qua che si chiama Brand Roop, che fa delle tasche proprio su misura per il T4, quindi per sfruttare al massimo qualsiasi spazio. Qua vedete tra la praticamente carrozzeria e la camperizzazione interna c'era questo spazio che hanno utilizzato costruendo queste tasche, che sono veramente comodissime per mettere degli oggetti che ti servono velocemente. Questo aggeggio qui invece è la tanica dell'acqua, questa qui tiene 60 litri. Si gira questo, si svita, si riempie e poi si richiude. Naturalmente il furgone di taniche ne ha 2, una per le acque grigie, perché tutta l'acqua del lavandino va a finire naturalmente in una tanica separata che si può svuotare senza uscire all'esterno, ma direttamente all'interno con una comoda apertura. Questi fornelli qua sono dei fornelli con la sicurezza, e poi qua sotto, al di sotto dei negli armadietti, c'è qua giù in fondo un rubinetto anche per chiudere il gas dall'interno. L'altra cosa assolutamente fondamentale per essere in autonomia col cibo è questo aggeggio qua, che è il frigorifero a pozzetto. Si apre in maniera molto semplice e può fare anche da congelatore, cioè può andare fino a -15 come temperatura, quindi tu qui dentro puoi avere la temperatura normale del frigorifero a 6 gradi, oppure puoi tenere cose congelate a -15. E qua da questo piccolo computerino di bordo posso gestire la temperatura
temperatura del frigo. Invece per quanto riguarda la vivibilità, qua sotto la panca c'è un vano, c'è un tavolino, quindi posso mettere un tavolino qui e posso girare questi due sedili di 180 gradi, quindi posso avere 4 posti a sedere. Comodissimo anche se devi lavorare col computer. Ora mettiamo che abbiamo fatto cena, mettiamo a posto il tavolino nello scomparto sotto e ci prepariamo per la notte, quindi con 2 posti letto sotto e 2 posti letto qua sopra. Qua il meccanismo della panca è molto semplice e studiato benissimo. Vedete questi binari? La panca viene avanti, si abbatte lo schienale e diventa un letto unico. Invece qua sopra, con un semplice meccanismo, questo qui che sgancia il tetto, si apre un altro spazio qua sopra che rimane completamente nascosto durante la guida. Ecco, ora vi faccio vedere com'è la private lounge. Qua sopra ci sono 3 finestre con zanzariera, chiaramente, guardate che vista eccezionale quando uno si sveglia. Un'altra finestra qua sempre con zanzariera e questo è il posto. Qui c'è un piccolo materassino che rimane sempre montato praticamente. Si dorme con la testa qui e con i piedi giù. Io sono alto 1,82 m, ci entro a filo, quindi se uno è più alto chiaramente sta scomodo, deve dormire di lato, però chiaramente bisogna ottimizzare gli spazi. Questo telo qui è assimilabile al telo di una tenda, resiste all'acqua perché comunque il tettuccio sporge un po', quindi non è proprio esposto all'acqua, però non è impermeabile al 100%. Adesso tu mi dirai, sì, ma d'inverno come fai? Beh, questo furgone ha al suo interno il Webasto, cioè un metodo di riscaldamento autonomo che va anche quando il motore del furgone è spento e va a gasolio e riscalda tutto l'abitacolo velocissimamente in un quarto d'ora. Anche questo è regolabile, la temperatura e il tempo, pensate col computer di bordo, il tempo perché magari se non so, la notte fa -20, tu l'hai lasciato all'aperto, sai che lo devi prendere la mattina, lo imposti 5 minuti prima così entri e c'è l'abitacolo caldo. Lo svantaggio è per chi dorme sopra, che chiaramente non si becca tutto il caldo, ma ci sono delle coperture termiche da mettere sopra se uno vuole dormire, oppure si compra un materasso, un sacco a pelo resistenti al freddo, magari con temperatura di comfort -5, e dormi bene. Qua davanti io ho fatto qualche piccolo upgrade, nel senso che qua chiaramente ho messo la radio moderna col Bluetooth e il viva voce. Questo è un portavivande porta oggetti qui in mezzo. Poi come vedete io ho aggiunto delle tasche qua, sempre per aumentare gli spazi. Ci sono delle altre tasche qui dietro e delle tasche persino qua dietro nel sedile del passeggero per avere ancora più capacità di carico. Altrimenti la capacità di carico normale di questo furgone è questo armadio, che è accessibile sia da qua sia da lì, che non è proprio piccolo, insomma c'entra parecchia roba. Naturalmente qui sotto c'è un altro vano, e sarebbe quello lì dove si possono caricare ancora altre cose, quindi la capacità di carico è più che sufficiente. Allora, prezzi e versioni. Innanzitutto vi sconsiglio di prendere la versione aspirata di questo motore, ma di prenderla turbo diesel, appunto perché la potenza, la versione aspirata è veramente troppo lenta, in salita vi superano anche quelli con la bici, quindi assolutamente sconsigliata, anche se è un motore affidabilissimo come questo. Invece per quanto riguarda i prezzi a spanne, io pensate l'ho pagato che aveva 260.000 km, 14.000 euro. Adesso con lo stesso chilometraggio messo bene, cioè che non abbia ruggine sui parafanghi, sulla scocca e robe varie, lo trovi a 20-22.000 euro. I prezzi sono saliti in maniera incredibile, come con tutte le cose dopo la pandemia. I prezzi di questo mezzo sono alti sia un po' per la nomea, perché erano i primi furgoni hippie, i primi furgoni camperizzati, sia per l'affidabilità perché è Volkswagen. Di positivo c'è da dire che se un domani lo volete vendere, letteralmente è dall'oggi al domani. Un mio amico l'ha venduto che aveva 350.000 km, non mi ricordo a quanto l'ha venduto, ma ci ha messo una settimana per venderlo, quindi proprio immediato, è come avere un assegno in mano. Ora arriviamo alla domanda che fa qualsiasi italiano: sì, ma non c'è il bagno, come fai senza il bagno? Adesso te lo spiego. Allora, ci sono vari tipi di situazioni numero 1, come questa per esempio, sono all'aria aperta, semplicemente ho con me delle salviettine umide biodegradabili, una piccola vanga richiudibile, faccio il mio bagno alla turca naturale, scavo una
piccolissima buca, faccio i miei bisogni lì, metto la carta biodegradabile lì, ricopro con la terra e sparisce tutto. Se invece sei in giro, fai come qualsiasi altra persona, entri in un centro commerciale, in un bagno pubblico, in un bar, ti prendi il caffè e usi il bagno. La notte invece hai due opzioni, a meno che non ti scappa la pupù la notte. Se sei in un campeggio, naturalmente il campeggio ovviamente ha i bagni. Se invece sei all'aria aperta, d'inverno è freddo e non vuoi uscire, ci sono delle piccole taniche a pappagallo che puoi fare la pipì lì e scaricarla la mattina dopo. Naturalmente ragazzi, ci sono tanti tipi di camperisti come ci sono tanti tipi di motociclisti. La vita all'interno del furgone è una vita spartana, bisogna sapersi adattare. Nei miei anni di viaggio con questo furgone ne ho provati tanti, sono anche andato in giro col camper, l'ho trovato estremamente scomodo sia per le altezze dei parcheggi, sia perché quando entro nelle città non so mai se prendo una viuzza, se rimango incastrato, sia perché in tante città c'è il divieto di parcheggio per i camper, anche se non si potrebbe, ma mettono una sbarra quindi non puoi passare. Invece con questo mezzo qui io sono sempre tranquillo perché parcheggio ovunque, non ho mai maggiorazione di prezzo né sul traghetto né sui parcheggi perché non è visto come un camper, e quindi per me la mobilità è un vantaggio superiore alla grandezza interna. Poi, come ripeto, ci sono tantissime persone, c'è quello che si prende un mezzo come questo tutto sfasciato da 3.000 euro, se lo camperizza da solo, c'è quello che ha i soldi e la possibilità, compra un camper da 100.000 euro e va solo nei campeggi, arriva in un campeggio, apre qualsiasi cosa, divani gonfiabili, macchinetta del caffè, qualsiasi cosa, sta lì per 3 settimane, poi fa i bagagli e torna a casa. C'è invece quello che detesta i campeggi e vuole fare assolutamente solo e sempre il campeggio in libera, quindi un po' come le moto, no? Ogni persona ha la sua metodologia diversa di viaggiare e non c'è giusto e sbagliato. Beh ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video, spero di essere stato abbastanza esauriente e averti stimolato un po' la curiosità sulla vita del van e del camper, o aver risposto alle tue domande se ne avevi. Link a tutta la mia attrezzatura, cosa uso in moto, per i video e anche per questa batteria, lo trovate tutto sotto in descrizione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e le vostre esperienze che avete avuto o se vorreste farle con un mezzo del genere. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima!